Prima birra della stagione, la Session IPA che ho brassato la settimana scorsa. Io sono Lucio e qui su Home Brewing Diary oggi c'è l'assaggio di quella birra. Spoiler, non è venuta un granché bene. Nel video precedente eravamo rimasti all'hop stand, se te lo sei perso c'è il link in descrizione. Comunque dopo di quello ho inoculato il lievito US05 e ho fatto partire la fermentazione. Eravamo a 17 gradi e il lievito sembrava essere abbastanza pigro, infatti la fase tumultuosa è iniziata solo dopo 24 ore. Non mi era mai successo con questo lievito che iniziasse in questi tempi. Comunque tutta la fermentazione è durata 9 giorni e poi ho fatto priming con la classica soluzione di acqua e zucchero per aggiungere 6 grammi litro di zucchero in bottiglia. Volevo infatti ottenere 2,4 volumi di CO2, che non sarebbero neanche tanti, ma volevo mantenermi basso in modo che la bassa frizzantezza non andasse a influire troppo sul corpo. Infatti birre troppo frizzanti rischiano di sembrare più watery proprio a causa della frizzantezza. Per la cotta ho avuto un OG di 1.041 e una FG di 1.007 con una quantità di IBU stimate di circa 26. L'ABV raggiunto quindi dovrebbe essere di 4,3%. Avrei potuto aumentare di più la OG arrivando anche a 1,050, ma volevo evitare che aggiungendo ulteriore zucchero in priming la birra perdesse la sua sessionabilità, cosa anche abbastanza improbabile, ma se vogliamo proprio essere puntigliosi possiamo considerare un limite del 5% di ABV per una birra session. Ovviamente io non sono così puntuale, ma stavolta ho voluto fare questa prova. In maturazione, dopo 5 giorni, la birra era perfettamente carbonata, ma risultava ancora troppo alta la quantità di diacetile al suo interno, quindi ho aspettato un'ulteriore settimana perché il diacetile venisse riassorbito dal lievito prima di spedirla al concorso Moby. Ed ecco com'è andata. Stappo la bottiglia e ne parliamo. Anche se la birra sembra decisamente bella con la sua schiuma persistente a grana media e la limpidezza bella spinta, è decisamente limpida, questa birra ha degli evidenti difetti. Stranamente tra questi difetti non c'è il diacetile, che evidentemente è stato riassorbito correttamente. Ma dalla scheda del concorso, oltre alla classica ossidazione che ormai caratterizza ogni mia birra e che dovrò fare in modo di evitare prima o poi eliminandola, ci sono delle evidenti note vegetali e sulfuree che vanno a peggiorare decisamente questa bevuta. Poi c'è l'astringenza che avrei dovuto evitare controllando maggiormente al ribasso il pH di mash. Per l'aroma, oltre ai difetti già citati, i giudici nella scheda hanno riscontrato una nota maltata tendente al miele chiaro e i luppoli fruttati e agrumati, e su questo direi che mi ci trovo completamente e anche sui difetti. Il flavor invece risulta avere un inizio dolce e un finale amaro. A retrofatto, sempre dalla scheda, risultano le note agrumate maltate tipiche della marmellata di agrumi e del miele chiaro, che però devono fare i conti con la nota sulfurea, che è abbastanza evidente. In bocca il corpo è medio e la carbonazione, come previsto, è medio-bassa, ma ovviamente c'è l'astringenza. Il consiglio degli esperti, e ovviamente io non sono uno di questi, è quello di rivedere malti e luppoli della ricetta. Io aggiungerei anche di rivedere parte della fermentazione e del lievito utilizzato. In generale questa birra non è propriamente piacevole, ma ha raggiunto comunque il punteggio medio di 24 punti. Quindi nella scoring guide potrebbe essere definita come good. Ovviamente si poteva fare decisamente di meglio, ma ci accontentiamo. E anche per questa birra è tutto. Sicuramente in futuro proverò a rifarla dopo che avrò risolto i problemi di ossidazione, mentre per le note vegetali e sulfuree penso di sapere bene o male quale sia la causa e quindi li trovo più facilmente risolvibili. Idem per l'astringenza. E quindi grazie per aver guardato il video fino a questo punto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e lascia like di incoraggiamento e alla prossima!